te lo vuoi proprio leggere il soggetto? Alessio, guarda che non siamo mica più negli anni '80, ai tempi di Lamberto Bava, quando i mostri e i pupazzi spruzzavano sangue. Mi sembrava di averti già detto che le storie splatterose, come piacciono a te, con tutto il sangue e l'interiore che schizzano fuori, non sono producibili. Almeno non ora e soprattutto non in Italia. Tu mi devi portare una storia che sia televisionabile, altrimenti me lo dici come cazzo faccio io a trovare i finanziamenti. A te ti serve uno sceneggiatore, amico mio. Me ne scrivo da solo le mie storie. Guarda che io me ne fotto delle tue rivendicazioni da autorucolo in erba. Se vuoi fare un film con me, bisogna che tu cominci a seguire una condotta. E io dico che ti serve un serio professionista della scrittura che ti dia un metodo. Tu lo conosci Ubaldo Terzani? Com'è andata? Solite cose, dice che devo smettere di fissarmi con lo splatter, la solita storia, dai. Fanculo, e poi? Esce che vuole farmi scrivere con uno sceneggiatore. Dice per tenermi sui binari giusti. Ale, ma è fantastico. Questo vuol dire che a te ci tiene, che un film te lo vuole far fare. Sì, infatti sono rimasto lusingato anch'io da questa proposta. Tra l'altro questo tipo con cui dovrei scrivere è un affermato scrittore di horror. Si chiama Ubaldo Terzani. Beh, grandioso, no? Ma come sei rimasto con Corrieri? Mi metto io in contatto con questo Terzani e poi mi trasferisco dove qualche giorno per scrivere il soggetto. Dove ti trasferisci? A casa sua a Torino. E quanto rimarrai? Lo so tesoro, ho il tempo di scrivere un soggetto. Allora non ci vedremo più per un po'. Eh sì, per forza. Ci vediamo stasera.
No, stasera no, voglio iniziare a leggere i libri. Ma come? Stasera li devi leggere? Dobbiamo festeggiare! Sarà importante, sono curioso, voglio mettermi subito al lavoro. Vabbè, allora buona lettura. Ma... Pronto? Ciao Alessio, sono Giulio. Disturbo? Oh, Giulio. No, figurati. Senti, io sto andando sul set di Ossello. Tu che fai, vieni? Sì, certo. A che ora? Ma fai quando ti pare, tanto io sto andando ora. Va bene. Ma dov'è che sta? È sempre lì, al solito posto. Ok. Ciao, Giulio. Ciao bello, Ciao. ciao. Federico non riusciva a capire se quello che aveva visto era un sogno o un fatto realmente accaduto molto tempo prima. Stop! Ottima! Prepariamoci per la scena successiva. Ehi Ale, Oh, Giulio, allora come va? tutto bene. Qui come procede? Bene. Orsello è cazzuto, sa il fatto suo. Lo so. E tu invece, che cosa stai combinando? Niente, adesso devo iniziare a lavorare insieme ad uno scrittore. Ah sì? E quale scrittore? Si chiama Baldo Terzani. Ah, no, non lo conosco. Ma è per un tuo film? Sì? E come mai scrivi con questo scrittore? È un'idea del produttore. Ah, ma di quelle cose... Tu invece che combini? Ma io ho una serie di cose che bollono in pentola. Sto cercando di piazzare una mia sceneggiatura. La mia gente crede molto in me, quindi mi sta spingendo parecchio. Mi ha già fatto conoscere dei produttori che sono molto interessati, sì. Fico. Ah, poi ho un altro progetto, una web serie sugli zombie, una cosa che si gira velocemente. E poi un altro progetto ancora sul sociale, sui problemi dei giovani. Sai, quelle cazzatine che si propongono al ministero. Bravo, Giulio. Direi che non stai assolutamente sprecando il tuo tempo. Sì. Dobbiamo darci da fare, Ale. Muoverci in più direzioni contemporaneamente, capito? Aprirci più di un fronte, in modo tale che qualcosa uscirà fuori, no? Perché vedi, Ale, io voglio vincere. Sì. Ciao Alessio. Oh, Guidone, come stai? Bene, tutto a posto. Te come va? Da Dio. Addirittura. Sì, va bene. Sì? Bene. Allora, io dovrei avere ancora un minuto, quindi se ti va ci prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere. Molto volentieri. Ok. Allora, ciao Giulio, ci vediamo dopo. Grande, Guido. Senti, ma hai parlato con Giulio? Sì, è venuto prima a salutarmi. Ah, e che ti ha detto? Bah, dice che ha scritto una nuova sceneggiatura, ma è un esaltato. Lascialo perdere, quello non farà mai un film. Piuttosto, parlami di questo tuo nuovo progetto.
Guarda, ancora non ne so nulla. Nel senso che Curreri mi ha messo in contatto con questo Terzani e ora lo devo raggiungere a Torino e metterci al lavoro. Ascolta Alessio, io ho messo anche una buona parola per te, gli ho detto che tu vali e che meriti di fare un film. Grazie. Ma adesso cerca di scrivere qualcosa di accettabile. Ci proverò. Non sciupare questa occasione, non essere testardo come al solito. Che ci vuoi fare? Immagino che tu invece con le fiction, no? Beh, io intanto lavoro. Per la televisione ma lavoro e poi nei miei film riesco sempre a tirare qualcosa di personale di tanto in tanto. Certo, certo. Comunque Alessio, io ti ammiro, perché continui a combattere, continui a essere un sognatore. Ho imparato da te, no? Forse. Però io ormai ho famiglia, devo pensare ai bambini e ho bisogno di lavorare. Il lavoro è lavoro. Ci vediamo. Quello che sta guardando è appunto il film. È incredibile. Questo libro fa veramente paura. Di che parla invece quello che sta leggendo ora? Di alcuni ragazzi che si smarriscono in un bosco. Ah, tipo The Blair Witch Project. Più o meno. Solo che questo qui è molto più afferrato. Comunque è vero. Questo Terzani ci va proprio giù pesante. Hai visto? E sono tutti così i suoi libri. E poi io più vado avanti e più non... Non riesci a staccarti? Esatto. Ale, secondo me questi sono l'opera di una persona disturbata. Vabbè, dai, non esagerare. È solo un bravo scrittore. Ma in effetti come può piacere a Curreri uno così? Non lo so. Domani voglio chiamarlo per avere dei chiarimenti. Comunque basta. Non lo voglio leggere più. Perché? Te l'ho detto, è troppo malsano, mi dà fastidio. Addirittura. Io mica ti facevo una ragazza con un animo così sensibile. Ma scusa, per chi mi hai presa? Guarda che sono una ragazza per bene. Ah sì? Sì. Sicura? Sì. Sicura, sicura? Sì. E allora fammi vedere se sei una ragazza per bene. Sì, pronto, buongiorno, sono Alessio Rinaldi. Vuole parlare col signor Curreri, per favore? Mi dispiace, ma il signor Curreri non è in ufficio. Ah, e quando posso trovarlo, scusi? Guardi, è partito per un festival e starà via per un po'. E quando ritorna? Mi dispiace, proprio non so dirglielo. Riprovi magari tra una settimana, va bene? Va bene, grazie. Arrivederci.
Alessio Rinaldo. Buongiorno. Ti stavo aspettando. Ubaldo Terzani. È veramente un grande onore per me conoscerla. No, dammi del tu. Va bene, certo. Sei giovane. Beh, oddio, ho 25 anni. Appunto, sei giovane. Certo. Andiamo? Sì. Allora, che tipo di film hai in mente? Oddio, non lo so, è ancora tutto da decidere. Tu hai parlato con Curreri? Sì. Allora saprai che vuole un film senza eccessi. Un film di atmosfera, basato sul non detto. Vedi Alessio, insieme dobbiamo scrivere la storia che esiste già dentro di noi. Quella che ci ossessiona, che non ci fa dormire la notte. E deve essere la storia a guidare, non noi. Non servono a niente i discorsi astratti sul genere o sulle regole che questa storia deve o non deve seguire. Non preoccuparti di Curreri, ci ho parlato io con lui. E io sono responsabile di ogni nostra scelta. Tu mi sei stato affidato, Alessio. Loro due io me li sono immaginati due ragazzi di 20 anni. Possiamo fare 18 lei, 22 lui. Lei sta ancora al liceo, mentre lui invece sta finendo l'università. Tutte e due di buona famiglia. Ah, se ti piace, avevo pensato che lui poteva avere la passione dei fumetti. Ah, oppure può disegnare. Proprio un creativo, che dici? Cos'altro ci interessa sapere di loro? Non lo so. Ah, scusi. Sto aspettando il corriere per un pacco. Torno subito. Tranquillo. Una ricevuta nel postino, non trovavo la penna. Figurati. Riprendiamo? Sì, certo. Riprendiamo.
Ubaldo, tutto bene? Ubaldo, cos'è stato quel rumore? Ubaldo? Buongiorno Alessio. Buongiorno. Dormito bene? Sì, dormito bene. Questo è il pacco che ho ricevuto ieri. È l'edizione russa del mio ultimo romanzo. Mi hanno omaggiato con alcune copie. Veramente? Sì, in Russia è uscito proprio in questi giorni. Posso vederlo? Certo, puoi prenderne qualche copia se vuoi. Grazie. Vieni, andiamo nel mio studio, Alessio. Senti, Ubaldo, senti come fai a scrivere libri così realisticamente horror? Voglio dire, le tue pagine fanno veramente paura. Hanno una concretezza e una vividezza che non riesci a trovare negli altri scrittori di genere. Forse perché gli altri sono dei dilettanti. Dai, sul serio. Vedi, io conosco l'orrore perché vado lì in fondo, giù, a guardarlo. Io vengo a patti con i miei fantasmi. Dialogo quotidianamente con loro, è come se io fossi il mio occhio destro e loro il mio occhio sinistro. Vabbè, una spiegazione un po' vaga. Vaga? Allora cerca di essere più preciso, che cosa vuoi sapere? Non so, magari ti ispiri a qualcosa in particolare. Per esempio, forse per le tue scene più cruenti assisti a delle sedute di autopsia. Sedute di autopsia? No, questi sono espedientucci che io lascio molto volentieri agli scrittori mediocri come Clive Barker. Non c'è bisogno di assistere a sedute di autopsia per conoscere l'orrore. L'orrore sta dentro di te. È giù in fondo dentro di te che devi guardare per tirarlo fuori. E poi lavorare di fantasia per raggiungere l'eccellenza. Dobbiamo sfatare questo luogo comune che per raccontare certe storie bisogna vivere direttamente, niente di più falso. Sì, questo forse è vero. No, nessun forse. È vero. Te lo dice un esperto. Scusami, mi sono dimenticato di spegnerlo. Non rispondi, ci abbiamo tempo.
Pronto? Sara? No, sono qui con Ubaldo, stiamo lavorando. Oh, tranquilla, solo che se ti posso chiamare più tardi è meglio. Ma sì, certo che mi ricordo. Promesso. Sì, ciao. La tua ragazza? Sì. Sara? Sì, Sara. Quanti anni ha? Se non sono indiscreto. No. Tranquillo, non c'è problema. Sì? Ha 20 anni. 20 anni? Mm-mm. E da quanto tempo state insieme? E che saranno 2 anni. E state bene insieme? Certo che stiamo bene insieme. Sono contento. Anche se ho avvertito un po' di incertezza nella tua voce. No, nessuna incertezza, perché? Hai fatto una faccia. Scusa. No, è che a me piace scherzare, perché io vorrei che noi fossimo più intimi, che ci conoscessimo di più. Voglio abbattere questo muro di freddezza e di fidenza che c'è tra di noi, perché ci conosciamo poco. Sì, hai ragione. Ma infatti non me la sono presa, anzi. Non dire niente. C'hai impegni per stasera? Bubba! Ehi! Da quanto tempo? Come stai? Bene, molto bene. Tu mi racconti? Ma tutto splendidamente. E perché non mi presenti la tua amica? Oh, scusami Ubaldo, hai ragione. Allora, Ninetta, lui è Ubaldo Terzani, grosso scrittore horror. Ubaldo, lei è Ninetta Bernardi, promettente e molto dotata attrice del nostro nuovo cinema. Piacere, Ninetta. Piacere. Ubaldo Terzani. Lei quindi è uno scrittore horror? Sì, uno scrittore Ma come, Ninetta? Perché non hai letto Danzando sulla lama di un rasoio? È stato in classifica per mesi. Ah, ma sì, che stupida, certo che l'ho letto. Bellissimo. Complimentoni. Grazie. Molto gentile. Tu fai l'attrice, vero? Ed è molto dotata. Moltissimo. Che fai, mi spotti? No, io dico soltanto la verità, perciò. Lui è un mio amico, è un regista. Si chiama Alessio Rinaldi, stiamo scrivendo insieme una storia. Ah, un regista? Sì. È così giovane, tra l'altro, piacere. Luca Paoletti, produttore. Piacere, Alessio Rinaldi. Ninetta. Ciao, piacere. Ditemi una cosa, chi vi produce? Sempre, se posso chiederlo. È Tommaso Curreri della Delfino. Andiamo, se non vi rimetterete a parlare di lavoro? No, ma ti pare, tesoruccio? Che dici? Vabbè, ragazzi, l'amore mi chiama e noi andiamo a farci un giro. Ciao. 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 Cazzo di gente che c'è in questo posto. Infatti. Però lei è carina, no? Sì, è carina. Allora, controlla. Ma che stai dicendo? Andiamo, sono forti problemi. Oh, Devi prendere quello che la vita ti offre. Se non arriva qualcun altro, e se lo prende per te. Vediamo. Alla nostra sceneggiatura, che ti porti successo, fama e una caterva di soldi. alla sceneggiatura. No, tutto in una volta. Forza, un attimo. No, dai, Ubaldo. Dai, devi lasciarti andare, Alessio.
Via con questi blocchi mentali. Al cinema e alla letteratura. Un altro. No, non ce la faccio più. Andiamo, su. Questo è il più importante. Alla figa. Ehi, Ubaldo! Ciao! Allora, grande, facciamo un brindisi. La nostra. Ti piace la tequila, vero Antonio? Ti piace a te qui, Che cosa ti sei detto? Faccio... Lascia perdere. Facciamo un bel brindisi. Ecco, dai. Ubaldo, vieni qua! Vieni in mezzo a noi che c'ho sempre roba buona, vieni! Vieni. Grazie. Mettete vicino a Elga, dai che sta da sola. Ma volentieri. Vai! Siediti. Ops. Come ti chiami? Erika. Erika. Che bel nome, Erika. Sì. Questo che cos'è? Ma è un pavone. Ah, sei piena di piume di pavone. Ovunque. Bene. Signora Erika. Che buona. Alessio, torna tra noi. Vieni qui che ci divertiamo. No, scusami. Credo di aver visto una persona. Alessio, e dove vai? Che ti frega? Preferissi lui a me? Questo non lo dovevo dire. Alessio, io lo sapevo di trovarti qui, Vecchio mandrillone in cerca di gnocca. Sempre in prima fila, Io sono qui perché mi ha invitato Terzani. E tu piuttosto che ci fai, Torino? Come che ci faccio? Public relation, no? Senti, ma mi era sembrato di vedere Orsello o sbaglio? Non ti sbaglia. Ma la sai l'ultima? Mi produce un film. Scusami? Sì, Orsello mi produce un film. Perché? Come perché? Con la fiction sta andando tutto bene, mi ha detto che mi produce un piccolo film a basso costo. Vuole scommettere su di me, hai capito? Gli è piaciuta la mia sceneggiatura? Bravo. Di che film si tratta? Un pulp. Molto film, È una storia di mafia ambientata nel quartiere cinese alla piazza Vittorio. Ci sono anche le scene di Kung Fu. Sembra una storia interessantissima. No, vedrai, spaccherai il culo. Giulio, dai, dobbiamo andare. Sì, arrivo. Scusa, che adesso devo andare, sai? Mi chiamano. Bocca al lupo, per il tuo progetto. Perché a me non mi conosci. Togliamo sto
Pavone, facciamolo volare, via. Ehi. Mi riconosci? Sì. Sì, certo che ti riconosco. Come stai? Io bene. Ma tu sembra che ti sei fatto una pera. No, sto bene. Ma tu non vuoi fare proprio niente. Vieni qui. Io non sono Ubaldo. Io sono Alessio. Vieni tu. Fai lo stesso. Che hai fatto alla mano? Perché c'è del sangue? Mi effetto impazzire. Ma è stato Terzani a farti questo. Lui è così soave. Ma che hai fatto? La sua arte. Ma che hai fatto? Che hai fatto? Sospiri la sua arte. No! Pronto? Perché non mi hai chiamata? Cosa? Ieri sera perché non mi hai chiamata? Oddio, tesoro, scusa, mi sono dimenticato. Ah, ti sei dimenticato, bene. Sì, ma c'è un motivo. Ah sì, eh? Sì, ieri sera Ubaldo mi ha portato a una festa di scrittori e gente del cinema. Ah, una festa, ti sarai divertito, immagino. Senti, per favore, non cominciare, non fare la gelosa. Sono stata a una festa, ecco tutto, non puoi sempre complicare le cose. E certo, non avevi nemmeno il cellulare per rispondere alle mie chiamate. Senti, Sara, io non... Io che? Sei stata alla festa, vero? Il grande regista è stata alla festa di scrittori e gente del cinema, ma vaffanculo! Le cose non vanno molto bene, vero? Ubaldo, ciao.
L'hai svegliato? Ieri sera stavi proprio a pezzi, sai? Ti ho accompagnato a casa che eri completamente steso, una specie di sacco di patate. Poi ti ho sdraiato sul letto con tutti i vestiti addosso, ma proprio non ti ricordi nulla? No, cioè ricordo... Però ci siamo divertiti, eh? Senti, io senza volerlo ho ascoltato la tua telefonata di poco fa. Va tutto bene con Sara? Sì, va tutto bene. Mm. No, in effetti qualche problema c'è. Vabbè, facciamo una cosa, adesso ti vai a fare una doccia. Ti rinfreschi, c'è la colazione pronta di là e poi con calma ne parliamo. Va bene. Alessio, vuoi il caffè? Sì, grazie, arrivo subito. Martina e Daniele vedono una luce lontana e si mettono a correre speranzosi con le lacrime agli occhi. Quando... Aspetta un attimo. Dimmi. Non sono sicuro della scena di seduzione che abbiamo scritto ieri. Di cosa non sei sicuro? Che una ragazzina non si fa sedurre da un vecchio. Come ti sbagli? Ma invece sì. Non una ragazzina scafata e sveglia come Martina, entra in contraddizione con il carattere del personaggio. Non è plausibile, dai. Dimentichi che Ludwig è un santone, un personaggio misticheggiante con un grande carisma, mentre Martina è per l'appunto solo una ragazzina viziata. Non lo so, non mi convince. Ludwig le fa fumare una pipa con dell'erba speciale che lui stesso ha raccolto nelle vicinanze della palude. Lei fuma e si lascia andare. Allora il vecchio le si avvicina. E comincia a parlarle con la sua voce suadente, dolce. Le porge nuovamente la pipa. E la invita a fare profonde boccate di fumo. Ludwig comincia a parlargli. E la sua voce è cambiata perché i suoi occhi in questo momento sono pieni di lacrime che cominciano a cadere dolcemente sulle guance. Ludwig le dice che lui è il re, che ha guarito centinaia di persone. Ma la ragazzina in questo momento è completamente ipnotizzata. E Ludwig le si avvicina e accosta le sue labbra alle sue. E lei adesso non può più opporre resistenza. Che dici? Ci credi? Ci credi adesso che un vecchio carismatico possa sedurre una ragazzina? Sì, in effetti è stato molto realistico. Scusami. Prego. È Sara. Rispondi. Pronto? Ehi. No, stiamo lavorando, ma non ti preoccupare. Senti, a me mi dispiace molto per ieri. Ti volevo chiedere scusa.
Alessio? Perché non inviti Sara a passare qui il weekend? Ho intenzione di fare un barbecue, invitare degli amici, magari lei potrebbe fermarsi a dormire. Hai sentito quello che ha detto Baldo? Ti invita qui per il weekend a fare una festa con alcuni amici. No, che non ci disturbi. No, nessun disturbo, anzi, è un piacere. Sì, fa piacere a tutte e due, anche a me, certo. Va bene. Ok, ciao. Ha detto che mi chiama stasera per darmi la conferma, ma non ci dovrebbero essere problemi. Ti ringrazio molto. Bene. Torniamo a lavorare? Solo gli scrittori mediocri usano questi espedientucci, caro Alessio. L'una meno quarto. Ma quanto cazzo ho dormito? Cristo. Prego, comodo. Permesso? E Alessio sta ancora dormendo? Ancora? Cavolo, è proprio un vero lavoratore. Guarda, puoi appoggiare giacca e cappello lì. Oh, grazie. Beh, ieri, sai, abbiamo avuto una giornata piuttosto intensa. Un'altra festa di scrittori e gente del cinema? No, solo lavoro. Duro lavoro. Beh, ma a che punto state con la storia? A buon punto, sì, siamo a buon punto verso la fine. Ci sono stati tanti morti finora? No, per adesso no, ma presto morirà qualcuno. Ah, ecco, ci mancherebbe. Beh, in fondo è un horror, quindi diciamo che ci siamo mantenuti su un livello di straniamento psicologico, anche se verso la fine ci sarà una sontuosa impennata splatter. Sai che ho letto tutti i tuoi libri? Mi sono incuriosita mentre vedevo Alessio leggerli e così ho iniziato a leggere qualcosa anch'io. E poi? E poi, come le droghe, non sono più riuscita a fermarmi. Li ho letti tutti. Questo è il mio scrigno segreto. Osserva. È l'Ora del Centauro. Sì, questa è la prima edizione, targata 1987. Edito dalla Scorpio Press, che è ormai defunta. Meraviglioso. È il mio primo romanzo pubblicato. Questo è Bosco a mille occhi. Anche questo è della Scorpio. Sì, i miei primi 3 romanzi sono stati pubblicati dalla Scorpio, poi sono passato alla Camunia, e infine la Gargoila e pubblicato tutti i miei libri. Guarda questo. Cos'è? Questa è la versione francese di Danzando sulla lama del rasoio.
quindi qui ci sono... Le edizioni più importanti dei miei libri. Questo è il luogo segreto dove do sfogo al mio narcisismo letterario. Mi sembra sacrosanto. Sara. Ale, ciao. Ti sei svegliato finalmente? Scusami, non ho sentito la sveglia. Beh, di certo non è che mi stavi aspettando con ansia. Dai. Scherzo. Ma che cosa stavate facendo? Ubaldo mi stava mostrando il suo scrigno segreto. E che cosa sarebbe questo scrigno, Ubaldo? No, niente, solo vecchie edizioni dei miei libri. C'è addirittura la primissima edizione dell'Urlo del Centauro del 1987. Perché a me non me ne hai mai fatti vedere? Vogliamo prendere un tè? Un caffè? Sì. E come hai fatto con il negozio? Ci ho lasciato mia sorella. Ma scusa, qual è il problema? No, nessun problema. Solo che dici sempre che tuo padre ti fa delle storie, che non ti puoi mai prendere qualche giorno di vacanza. E adesso, senza nemmeno pensarci, sei venuta qui in 448. Ehi, ma che ti dispiace che sono venuta per caso? Shh, che cavolo urli? Codardo. È solo strano. È strano che non appena Terzani ti invita tu ti precipiti qui. Tutte le volte che te l'ho chiesto io di partire per qualche giorno. Ma che sei, geloso? Che? Sei forse geloso di Terzani? Ma che cavolo dici? Ah, ecco. Certo però che l'occasione di conoscerlo l'hai presa al volo, eh? Sei veramente patetico. Cosa? Sì, sempre a pensare male. Perché tu non ti fidi degli altri, ecco perché. E sei pure un insicuro. A parte tutto, mi sta succedendo qualcosa di strano. Io faccio sempre più spesso degli incubi assurdi. E poi come se non bastasse per... Prego, signori. Oh, grazie, Donna. Tu non sei mai stata in questi luoghi, vero Sara? No. Sono luoghi particolari dintorni di Torino. Ci sono colline, boschi nebbiosi, luoghi strani, inquietanti. Sono i posti dove ambienti le tue storie. Tipo quelli del Bosco Mille Occhi. Esatto. Fichissimo. E anche tu, Alessio, dovresti vederli. Potrebbe essere utile per la nostra sceneggiatura. Sì. Infatti pensavo proprio di chiedertelo. Con la macchina in 5 minuti siamo lì, eh. Vi va di fare una piccola gita? Sì. Sarebbe un onore per me farvi da cicerone. Eccoci, siamo quasi arrivati. Che posto, eh? Sono nate un sacco di storie su questo posto, leggende, fantasticherie. Ovvero? Quali storie? Sul finire degli anni '80 sono state ammazzate alcune ragazze in questa zona. Sparirono a distanza di qualche mese una dopo l'altra, nell'arco di un paio d'anni. E si cominciò a parlare di un'unica mano, di una sola persona. Tipo un serial killer? Esatto. E accusarono uno sbandato, un pazzo, un barbone che abitava proprio qui. La polizia trovò dei brandelli di abito e pezzi di cadavere lì dentro. Così lo arrestarono. Si cominciò a parlare della belva delle colline, che
che rubava le ragazze e le sbranava. È una storia che le madri raccontano ai figli per spaventarli e costringerli ad andare a dormire. Ma è ancora in galera questo maniaco? No, è morto in carcere un po' di anni fa. Non so per quale motivo, la gente non se ne ricorda più, o meglio, fa finta di non ricordarsene. Oh, attenta. Bisogna stare molto attenti dove si mettono i piedi. Allora, come va adesso? Un po' meglio, ho fatto un bagno. Ma Ubaldo, non ti fa paura abitare vicino a sti posti? No, anzi, mi ispirano. Vogliamo fumare? Io sì. Che cos'è? Questa è un'erba speciale. A me, sinceramente, del cinema non me ne frega una mazza. L'unica cosa che mi interessa sono i miei romanzi e il sorriso di qualche bella ragazza. E un po' d'erba da fumare ogni tanto. Ah, no, aspetta, ci vuole un rito propiziatorio. Ok. Brucia, fuoco, brucia, brucia fino in fondo. Ancora. Brucia, fuoco, brucia, brucia fino in fondo. No, per me no, grazie. Come no? Fuma! Non mi va. Dai, fuma anche tu. Dai, andiamo su, fuma. Dai, fuma. Brucia, fuoco, brucia, brucia fino in fondo. Brucia, fuoco, brucia, brucia fino in fondo. Oddio. Insomma, ho cominciato a scrivere questo film di guerra con questo regista che era veramente un coglione. Non sapeva niente del periodo, niente. E quale periodo era? Era la campagna d'Africa. 1940. Il fascismo, gli Africa Corps, Rommel, le battaglie dell'Alamein, tutta questa roba qui. E come hai fatto? Si può dire che il film l'ho scritto completamente io. Eh sì, anche perché il regista non sapeva un cazzo, non so dove avesse studiato, se mai avesse studiato. E poi? Siccome io sono uno studioso di antropologia e amo quel periodo storico, per me non è stato difficile mettere in piedi uno script. Ci credo. Sì. Tu sei un uomo affascinante. Davvero? Sei un uomo di grande cultura. Lo si vede anche da tuoi libri. Sono lusingato. Vuoi ballare? Sì. Balliamo. Lei viene con me. Sì. Va bene. Fammi vedere quello che sai fare.
faccio vedere quello che so fare. Sì. Sì? Sì. Sicura? Sicura? Aspetta. Aspetta, l'autografo! No, anzi, non dedica sul libro, sul libro. Dai. Va bene. Ma questa è l'edizione francese di Danzando sulla lama di rasoio. E me la regali? È già tua. A Sara, la mia nuova musa ispiratrice, Ubaldo Terzani. Sara. Sara. Basta, dai. Basta. Cosa? Basta. C'è Alessio. Smettila. Fermati, schifoso, fermati. Come schifoso? Che cazzo vuoi fare, ragazzi? Prima mi provochi. Che cosa ho bevuto? E poi ti rifiuti. È così. Nessuna donna mi ha mai rifiutato. Tu ti devi sentire onorata a farti scopare da me. Fermati, maiale, fermati! Sara! Oh cazzo. Figlio di puttana. Brutta figlio di puttana. Che cazzo pensi di fare? Pezzo di merda. Mi hai ucciso. Non vedi che sei ridicolo? Ti metti a fare l'eroe adesso? Ti sei fatto fottere una ragazza sotto gli occhi. Sei rimasto lì immobile a guardare mentre moriva. E questo perché sei un senza palle? Non vale un cazzo. Né come regista, né come uomo. Questo perché sei un ragazzino viziato. E anche un po' cornuto, sì. Voglio fare il regista. Oh mamma, io voglio fare il regista da grande. Amore mio, non è meglio che vai a puttane.
Mio caro di regista. Mio caro regista. Oh, guarda. Oh, un cazzo di regista svenuto. Oh, poverino. Devi imparare ad avere rispetto. Cazzo ti dava da mangiare la mamma? Le uova? Andiamo a lavorare. Ecco qua, fatto. Magnifico. È un sogno. È solo un sogno. Guarda cosa hai combinato. Guarda. Questo era il cuore della tua ragazza. Questo cuore mi serve per i miei romanzi, video amatore del cazzo!
strapperò dalle orbite. Capisci adesso dove prendo ispirazione per i miei romanzi? Comprendi perché in essi vi sia l'inconfondibile accento della verità. Perché essi spaventino veramente. Adesso tu sei pronto per morire? No? E per rendere l'anima al diavolo? Regista intellettuale di sto cazzo! E adesso ti strozzo, come ho strozzato quella troia della tua fidanzata. E tu diventerai materia per i miei romanzi. Mi devi ringraziare, Alessio, perché ti ha regalato l'ispirazione. Pronto? Polizia. 61 prima. E... Azio! Stop! Ottima, però ne rifacciamo un'altra. Luca, per favore, un po' più lento il movimento. Ok? No, tu non hai capito, io sto girando un film per il mercato americano. Vediamo. Mi sembra una buona distribuzione. Che hai? Ti ho spaventato. Scusami, ero sovrappensiero. Ciao. Oh, congratulazioni. Hai visto? Hai messo su un set fantastico. Vieni che ti racconto. Ma che sceneggiatura, è stupendo, guarda, l'ho letto in tutto il